Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi andremo a realizzare insieme il portamonete che avete visto in anteprima. È un lavoro veramente molto semplice. Prima di presentarvi il materiale e di iniziare il lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Andiamo ora alla presentazione del materiale e ci mettiamo subito al lavoro. Per questo progetto utilizzeremo questa click clack, che è una click clack semplice con i forellini e quindi con l'insenatura di incastro per il nostro portamonete, il cotone numero 5 blu, un uncinetto 1,75 e un ago per cucire appunto poi il nostro lavoro alla click clack. Quindi ci possiamo mettere subito al lavoro. Facciamo un anello magico, quindi tiriamo il filo, facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto e realizziamo nell'anello magico 10 mezze maglie alte. Quattro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tiriamo un pochino e tiriamo la codina dell'anello magico, tiriamola per bene e chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto. Ci rialziamo sempre con una catenella e lavoriamo nello stesso forellino una mezza maglia alta. Sempre nello stesso foro rientriamo e ne lavoriamo un'altra. Nei punti successivi lavoriamo due mezze maglie alte per ogni punto sottostante, quindi ci ritroveremo alla fine con 20 mezze maglie alte. Arrivati qui all'ultimo gruppetto di 2 mezze maglie alte, chiudiamo nel primo punto del giro con una maglia bassissima. Ci rialziamo sempre con una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto e rientriamo nello stesso punto e realizziamo una mezza maglia alta. Proseguiamo nel punto successivo con 2 mezze maglie alte. Nel punto seguente ne faremo una, nel punto successivo ne faremo 2. Quindi la sequenza dobbiamo fare un aumento, quindi faremo 2 mezze maglie alte, una mezza maglia alta, 2, 1, 2, 1 fino ad arrivare alla fine. Arrivati alla fine chiudiamo con una maglia bassissima e ci ritroveremo con 30 mezze maglie alte. Quindi abbiamo fatto la sequenza di 2 mezze maglie alte, una mezza maglia alta, 2, 1, 2, 1, quindi abbiamo fatto un aumento, un punto normale, un aumento per tutto il giro. Ci rialziamo sempre con una catenella,
stendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo sempre nello stesso punto e facciamo una mezza maglia alta. Continuiamo con un'altra mezza maglia alta e nel terzo punto facciamo due mezze maglie alte nello stesso punto. Quindi faremo due mezze maglie alte, un aumento, quindi formato da due mezze maglie alte nello stesso punto, e continueremo con due mezze maglie alte nei punti sottostante e nel punto successivo due mezze maglie alte nello stesso punto, e continueremo così per tutto il giro. Quando arriveremo all'ultimo punto chiuderemo sempre con una maglia bassissima. Abbiamo completato questo, già abbiamo ingrandito il nostro, diciamo, la nostra base, perché questa sarà la base della nostra click clack. Noi ora continueremo con gli aumenti, quindi abbiamo fatto, a parte il cerchio magico iniziale, poi abbiamo fatto un giro tutto di due maglie mezze alte per ogni punto sottostante, poi abbiamo fatto un aumento e una maglia mezza alta nei vari punti, quindi con un aumento. Qui abbiamo fatto con un aumento con due punti, due maglie mezze alte nei punti successivi. Continueremo l'altro giro con un aumento ogni 3 punti, quindi 3 mezze maglie alte, un aumento, 3 mezze maglie alte, un aumento, e il giro seguente sarà con 4 aumenti. È molto semplice come sequenza. Vi dico questo perché in casa voi vi potete ritrovare delle click clack più piccole o più grandi della mia, quindi noi dobbiamo raggiungere la circonferenza della click clack. Se voi avete in casa, vi ritrovate quella più piccola, perché ci sono quelle piccoline che sono adatti come portachiavi e quindi adattissime come piccole bombonierine, utilizzabili per comunioni, cresime, voi dovete solo adattare il lavoro alla vostra click clack. Io ad esempio, che devo fare comunque di queste dimensioni, ho questa click clack in casa, mi devo fermare quando arrivo alla circonferenza, per quanto è la circonferenza della click clack. Voi in casa, per quello che avete, vi fermate quando farete tutti gli aumenti necessari, quindi è molto semplice la distribuzione degli aumenti, fino a quando arriverete alla circonferenza della click clack che vi ritrovate in casa. Io continuo il lavoro fin quando arrivo alla circonferenza della mia, e poi ora vi farò sapere comunque sia quanti giri faccio, e ci rivedremo quando ho terminato ed ho raggiunto la misura desiderata. Raggiunta questa larghezza, che penso proprio sia quella giusta, perché appoggiando là sopra la click clack abbiamo raggiunto la circonferenza esatta. Mi sono fermata. Io in questo caso con il mio filato e la mia mano ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 giri per raggiungere, quindi 7 giri di mezze maglie alte, per raggiungere comunque la grandezza desiderata. Se voi, o per una questione di mano, di filato diverso, dovete calcolare più la misura presa proprio con la click clack che vi ritrovate, più che quello che magari è un'indicazione su quello che magari posso fare io. Ora, da qui in poi finiremo di fare gli aumenti, quindi questa è la nostra base. Allora ci rialziamo con una catenella e andiamo a prendere, facciamo un giro di maglie basse prese in costa,
Quindi andiamo a prendere la seconda costina, quindi guardate, qui c'è il punto sottostante, quindi vedete questa V che si forma, dovete andare a prendere la costina esterna e fare una maglia bassa e facciamo un giro completo prendendo solo la costina esterna del punto, un giro completo di maglie basse. Arrivati negli ultimi punti chiudiamo nella prima maglia bassa. Quindi abbiamo fatto questo giro in costa di maglie basse. Ora dobbiamo rialzare il nostro portamonete, quindi per questo lavoro io ho scelto un punto semplicissimo, quindi apposta per questo motivo vi ho detto che è veramente alla portata di tutti, proprio per la facilità del punto, perché non volevo mettere in difficoltà chi magari è alle prime armi e vuole provare a fare comunque sia un portamonete. Quindi realizzeremo ora, diciamo ci rialzeremo per il nostro portamonete con una maglia bassa presa comunque, ora vi spiego in corso di lavorazione, sempre però ci rialzeremo con delle maglie basse, ci rialziamo con una catenella e entriamo nella stessa maglia e faremo una maglia bassa, saltiamo comunque sia una maglia, nella maglia seguente faremo 2 maglie basse nello stesso punto, saltiamo una maglia, nella maglia seguente faremo 2 maglie basse nello stesso punto, ne saltiamo un'altra, in quella seguente 2 maglie basse nello stesso punto, ne saltiamo una, in quella seguente 2 maglie basse nello stesso punto e continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivati negli ultimi punti ci ricongiungiamo con una maglia bassissima alla prima maglia che abbiamo effettuato. Quindi ora si comincia a vedere un pochino la lavorazione, che è molto semplice, però dà un effetto diverso rispetto alle maglie basse salite tutte, cioè normali a maglia bassa. Diciamo 2 nello stesso punto, saltiamo un punto, 2 maglie basse nello stesso punto. Ora continuiamo così e continuiamo a spirale, cioè partiamo direttamente dalla maglia praticamente che abbiamo saltato sottostante, quindi saltiamo le 2 maglie basse insieme, andiamo nell'altra e facciamo una maglia bassa e la seconda maglia bassa. Per poterci regolare, dico, qui ancora si riesce a vedere, ma siccome ora lavoreremo a spirale, qui possiamo mettere un marcapunti per regolarci solamente all'incirca per salire dell'inizio e della fine del lavoro e continueremo così fino a raggiungere l'altezza desiderata, che io poi vi mostrerò poi pure in grafica quanto sono salita, e continuiamo in questa maniera con 2 maglie basse. Le dobbiamo andare a fare fra le maglie basse che abbiamo fatto nel giro sottostante.
quindi saltiamo un punto e facciamo le altre 2 maglie basse, saltiamo un punto e facciamo le altre 2 maglie basse. È la stessa cosa tranne che si alternano fra il sopra e il sotto, quindi vengono alternate le maglie basse insieme con il punto di separazione. Arrivati all'ultimo punto, al posto di chiudere il nostro lavoro, saltiamo sempre un punto e ci andiamo a ricongiungere sempre nell'altro. Quindi ci ritroveremo in ogni caso lo stesso lavoro che abbiamo fatto sotto. E continuiamo in questa maniera fino a raggiungere l'altezza comunque sia che ci piace, cioè dove vorremmo arrivare per il nostro portamonete. È una lavorazione bella stretta, quindi diciamo che per reggere non è una lavorazione larga e quindi è anche simpatica, nonostante si tratti di punti bassi. Il fatto di alternarli, di farli ad esempio 2 saltando una catenella e un altri 2, dà comunque un effetto diverso al nostro portamonete. Viene un po' particolare rispetto a quelli classici che si fanno tutte con maglie basse, anche se c'è da dire che nei portamonete voi potete sbizzarrirvi con tutti i punti desiderati, cioè si può fare un punto canestro, si può fare un punto stella, anche dei punti più elaborati, perché li rendono ancora più belli, ancora più eleganti. Questo è il primo, lo faremo così, ma poi più in là, in qualche altro video, faremo magari a posto del portamonete piccolo una pochettina con qualche punto più particolare e magari utilizzando un cordino lurex per renderla ancora più elegante. Comunque sia, qua da qui in poi la lavorazione è sempre uguale, ci rialziamo fino a in centimetri, io in questo minuto non ve lo posso dire, appena li lavorerò vi dirò anche i centimetri che mi sono rialzata io e ci rivedremo poi per inserire la nostra click clack. Ecco, io ho lavorato 24 giri di maglie basse, quindi abbiamo fatto 2 punti bassi, abbiamo saltato un punto e 2 punti bassi, diciamo alternati sempre lavorando a spirale. Infatti non c'è bisogno neanche di mettere il marcapunti perché il lavoro procede tutto regolare. Arrivata a questa altezza, come abbiamo visto, arrivata a questa altezza che è precisamente di circa 8 centimetri, io mi sono fermata. Ora riprendo l'uncinetto e siccome abbiamo lavorato a spirale facciamo 1 o 2 punti di maglia bassissima e ci ricongiungiamo, così poi possiamo tagliare il filo e proseguire con l'inserimento della click clack. Quindi tagliamo il filo molto più lungo, così riusciamo a cucirla direttamente con il filo e facciamo subito l'inserimento. Andiamo a cucire la nostra click clack.
l'ho tagliato bello lungo, meglio che avanzi. Ora infatti solo per calcolare la grandezza, ci siamo anche nella grandezza, che è quanto la nostra clic clac, e quindi ora andiamo ad inserirla. Prendiamo il nostro ago, abbiamo inserito il filo, prendiamo la nostra clic clac e la posizioniamo in modo tale con i forellini rivolti verso la parte interna. Andiamo nella parte laterale, quindi dove finisce il lavoro, quindi posizioniamoci nella parte interna ed entriamo prendendo la maglia e il primo forellino. Quindi cerchiamo di prendere, anche se non li prendiamo contemporaneamente, però di far entrare l'ago sia nella maglia e sia nel forellino. Tiriamo il filo e lo posizioniamo. Rientriamo nell'altro forellino, sbucando sempre nella parte di tessuto. Tiriamo l'ago, rientriamo sempre dalla parte prendendo il cotone dentro e sbucando nel forellino. Voi vi potete aiutare tranquillamente con degli spillini e quindi incastrando già il lavoro già prima che l'ho iniziato a cucire, quindi senza dubbio vi verrà ancora meglio come lavoro. Entriamo sempre prendendo il buchino e il cotone all'interno. Ora rientriamo dall'interno nell'altro forellino e cerchiamo di prendere comunque forellino e cotone. Rientriamo tenendo sempre con l'altra mano il tessuto un po' incastrato nella nostra clic clac e fate passare comunque il filo così per tutta la circonferenza. Qui siamo finito la lavorazione, quindi ho cucito tutta la parte della clic clac di tutti i suoi lati. Un'accortezza: in primis io vi consiglio di appuntare con degli spillini magari in più parti la clic clac con il lavoro e di farla in modo lineare col lavoro di sotto, quindi prendere un punto di riferimento che sia una striscia e di farla combaciare per tutta la circonferenza, così non ci verrà una clic clac inserita magari sbagliata e quindi nella chiusura noi poi andremo a trovare delle difficoltà perché magari non chiude bene. Il punto
voi potete utilizzare qualsiasi punto, potete fare. Io come ho utilizzato un punto semplicissimo, che appunto sono due maglie basse nello stesso punto, saltare una catenella, due maglie basse nello stesso punto, che dà un effetto bellino, cioè a me piace molto questo effetto, che poi è semplicissimo. Abbiamo fatto il fondo a mezze maglie alte, abbiamo fatto il bordino proprio per appoggiare la nostra click clack in maglia bassa in costa. Voi potete, se non vi piace, magari non vi piace l'effetto, potete anche non farlo, e quindi farete la maglia bassa normale, presa normale, non in costa. Diciamo che non è un lavoro difficoltoso, l'unica difficoltà che si può avere è l'inserimento della chiusura, però sarà per le prime volte, perché poi sarà molto più semplice inserirla. Chiudendola prenderà questa forma e, comunque sia un accessorio molto carino, adatto secondo me anche per delle bomboniere, sono molto originali, magari imbottite e con dentro messi i confetti. È veramente un'idea molto carina. Lo potete poi abbellire come volete, e quindi gli potete mettere una piccola decorazione, oppure fare qualcosina all'uncinetto, tipo un fiorellino e applicato magari nel laterale. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande da farmi, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto, ed io vi ringrazio di avermi seguita e ci rivedremo al prossimo video.